Salute a tutti! Nella parte finale dell'ultimo video abbiamo visto quelli che erano i dubbi del procuratore generale Daniele Propato riguardanti Lotti. Da una parte lui sospettava che Lotti fosse addirittura il colpevole unico di questi delitti. Dall'altra però la questione della macchina rossa, tutto quello che era uscito sull'assicurazione, sull'acquisto della macchina blu, lo aveva mandato un po' in crisi e aveva incrinato queste sue convinzioni. In questo video cercheremo di capire se davvero questi dubbi sulla macchina rossa di Propato fossero giustificati, se davvero l'8 settembre 1985 Lotti non avesse avuto disponibilità di questa macchina rossa. Cominciamo a guardare quelle che furono le amnesie di vari personaggi interrogati sia in primo che in secondo grado. Ne abbiamo già accennato a questa questione delle amnesie, tutte ruotanti attorno a questa 124 blu. Adesso andiamo a guardarlo un pochino più nel dettaglio. Cominciamo da quelle del padrone dell'officina Parini, Franco Parini, che testimoniò il 17 marzo 98 in primo grado. Ecco, leggiamo qualche breve, un sunto dello scambio con il presidente per capire queste sue amnesie, quali erano. Presidente, senta, lei conosce Lotti Giancarlo? Sì, era mio cliente. È lei che ha venduto la 128 a lui? La 128, sì, mi ricordo di avergliela venduta. Ecco, noi intendiamo parlare non della vendita della 128, ma della 124 blu o celeste. Com'era? Blu o celeste? La 128 se la ricordava, la 124 no. Quello, guardi, io assolutamente non me lo ricordo. Il 124 che ha preso dopo, non mi ricordo nemmeno di che colore era, onestamente. Presidente, era la macchina di Schwarzenberg. L'ho saputo stamani mattina io di questo, perché non mi ricordavo. Non c'era lei in officina? Sì, c'ero io in officina, ma capisce, sono passati tanti anni, tanti di questi anni, che ricordarmi. Senta, c'era un altro dipendente che si chiama Gino, il mio cognato, e pare che questa macchina è stata proprio venduta, il pagamento l'ha ricevuto lui, il Gino, dallo Scherma Roberto. Parini, può darsi, con un assegno, eccetera, eccetera. Insomma, questa vendita è stata trattata da voi. Può darsi che sia stata trattata da noi. Infatti io, quando mi chiesero che macchina avevo venduto, dissi il 128, me lo ricordavo chiaramente, era una macchina un po' particolare, un 128 coupé rosso. Altre macchine, onestamente, capisce, ne passano tante, ricordarsele tutte. Allora, insomma, questo Franco Parini non si ricordava assolutamente nulla di questa macchina 124 blu, ma forse se ne ricordava suo cognato, il Gino Poli, che avrebbe ricevuto l'assegno dallo Scherma. Presidente, senta, lei conosce Lotti Giancarlo? Poli, sì, lo conosco perché era un mio cliente. Ha acquistato una macchina lui da voi oppure no? Ma è probabile, senz'altro, perché era in quel periodo lì, specialmente, qualche cliente amico lasciavano lì delle macchine per vendere, può darsi. Schwarzenberg Carla, gli dice qualche cosa? Sì, era un nostro cliente anche lui, ha lasciato una macchina da poche lire da vendere a chi capitava. E che macchina era? Mi sembra... Presidente, un 124 blu. Era blu? Guardi, le dovessi dire il colore. Va bene, è un 124, dice il presidente. Poli, sì, gli è passato tanto tempo, Presidente, e questo 124 lo ha venduto lei? È probabile, lo abbia trattato anch'io, senz'altro, nel senso che c'è chi dice che lo ha trattato lei, quindi, dice il presidente. Sì, può darsi, senz'altro, può darsi. Cerchi di ricordare meglio. Può darsi. E si ricorda chi lo ha venduto? Ah, chi l'ho venduto? Mi sembrava a Lotti, quel 124 lì, sì. Ecco, a Lotti, quanto lo pagò Lotti? Non me lo ricordo, dice Poli, assolutamente, guardi, no. Chi lo pagò? Lotti o lo pagò qualche altro per Lotti? È probabile che sia stato un presidente sanguigno, presidente si arrabbiava spesso? No, è probabile, niente di probabile, non vuol dire nulla, riferisca a cosa sa lei.
Poli, lui lavorava a una draga, è probabile l'abbia pagata il suo principale. Allora la pagò il principale di lui con un assegno. Ci sta, dice Poli. Si ricorda più o meno quando è avvenuto questo o no? È pretendere troppo? Poli, no. L'epoca grosso modo. No, guardi, assolutamente non ricordo. Lasciamo l'anno, ma diciamo la stagione, inverno, estate, prima della mietitura, dopo la mietitura, prima della scoperta dell'America, dopo la scoperta dell'America. Poli, ma potrebbe essere stato, semmai, proprio inverno no, nell'autunno mi sembra, o nel così. Come dice il presidente, inverno no, mi sembrava d'inverno no, mi sembrava più una stagione come ora, ecco, di questo periodo qui. Come ricevette il pagamento? Con assegni? Non lo so, non me lo ricordo. Non si ricorda se era assegno in contanti e la macchina, quando gliel'avete data a Lotti? Non glielo so dire, no. Allora, la deposizione andò avanti ancora su questa falsariga per diverso tempo e a base di non ricordo, può darsi, è probabile, potrebbe, non glielo so dire, ci sta. E il presidente a un certo punto si arrabbiò, dice sempre è probabile, però lo dice troppo spesso probabile. Va bene, anche Roberto Scherma, sempre in quell'occasione lì, non mostrò molto più, che si ricordasse molte più cose. Sentiamo, la domanda è questa, dice il presidente, lei ha mai pagato una 124 a Lotti? Una 124? Chiede Roberto Scherma. L'ha pagata lei per conto del Lotti, che lui ha ritirato poi insieme a lei? Può darsi. Presidente, può darsi. Può darsi perché, sì, può darsi perché lui lavorava con me, allora dice, mi mancano questi soldi e il meccanico vuole che insomma, che tu ci vieni e poi glieli darai, poi glieli dai tu. Presidente, e questa macchina da chi l'avete comprata? Ma mi pare che questa macchina la comprò dall'Officina Parini, perché ne ha comprate più di una lui di queste macchine, ora io non me lo ricordo. Presidente, si parla del 124 però, non delle altre. Scherma, mi pare che questa l'abbia comprata lì, al 100% non glielo posso assicurare. No, no, lo dice il Lotti, dice il presidente, l'ha detto il Lotti che l'ha pagata lei, 800.000 lire. Si ricorda questo pagamento all'Officina Parini, in che epoca avvenne? Il giorno, di sera, la stagione o non stagione? Cerchi un po' di far mente locale. Come? Non ho capito. Lei andò insieme al Lotti all'Officina Parini a pagare questa macchina? Sì, non mi ricordo se era l'Officina Parini, insomma, da un meccanico a San Casciano. Un meccanico a San Casciano, benissimo. È uscito poc'anzi, sta lì fuori se vuole. È quello che ha ricevuto il pagamento da lei. Scherma, sì. Allora, si ricorda quando è avvenuto questo fatto? Siamo nell'85. La metto sulla strada. Non me lo ricordo, come fo? Sarà stato nell'85, nell'87, nell'83? Non me lo ricordo. Cioè, allora, non è che questi stavano rispondendo a qualcuno che gli aveva telefonato e questi avevano alzato il telefono e avevano dovuto mettersi nell'ottica di questa storia, no? Cioè, erano stati avvertiti quantomeno il giorno prima. Cioè, ce l'avranno avuto il tempo di fare un controllo sulle loro carte, insomma, sui loro documenti, si saranno parlati tra di loro. Possibile che non si ricordassero veramente nulla di questa 124? Insomma, Roberto Scherma un po' di più, però evidentemente anche lui aveva delle esitazioni a entrare su questo argomento, no? Aveva qualche perplessità, va bene. Delle amnesie ci furono anche sugli incidenti. Prima di parlare di queste amnesie, parliamo un pochino meglio di questi due incidenti che questa 124 avrebbe avuto nell'estate dell'85, uno il 22 giugno, uno il 31 luglio. Di questi incidenti il presidente parlò con Alberto Bartoli, che era il capo dell'agenzia di Firenze della AXA Assicurazioni che aveva assorbito la All Secures Preservatrice, l'agenzia delle polizze di Lotti. E lui nell'85 non c'era, per cui raccontò un po' le cose che aveva trovato, i documenti che aveva trovato. E parla con il procuratore generale, con Propato. Il presidente le ha chiesto la pratica dell'incidente del 30 luglio 85, non è 30, è 31. Ce n'è stato uno precedente, guardando le sue carte. Ci può dire il nome dell'altro col quale c'è stato l'incidente? Giugno? Bartoli, il primo sinistro è avvenuto il 22 giugno 85 alle ore 21:45.
La parte avversa era un certo Giuliani Settimio, abitante a Impruneta. Sa l'entità di questo incidente? Di questo no, dell'altro sì. L'incidente è avvenuto il 31 luglio 85, quello con il signor Tartagli, che questo è il secondo, ed è stato pagato il 1 aprile 86 in 590.000 lire. Ecco, teniamo conto che sono passati agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, 8 mesi prima della liquidazione del sinistro. 590.000 lire, che sono circa 850 euro di oggi. Parliamo di quello di giugno, dice Propato. C'è tale Giuliani, questo è stato denunziato da Lotti, ci può dire cosa dice? Il sottoscritto, Lotti Giancarlo, abitante a San Casciano Val di Pesa, via Luciano 20, proprietario dell'autovettura Fiat 124, targata Firenze e assicurata con la vostra polizza numero 68731, dichiara che il giorno 22 giugno 85, alle ore 21:45, immettendomi in via del Poggio Imperiale, urtavo nella parte anteriore sinistra danneggiando il parafango di una Fiat 127, targata Firenze, del signor Giuliani Settimio, abitante a Impruneta, assicurato con Lloyd Adriatico SPA, polizza eccetera eccetera. Distintamente salutiamo. Dice Bartoli, che ha letto questa polizza, questa è diretta all'allora Preservatrice Assicurazioni e sembra abbia la firma di Lotti ed è datata 27 giugno 85. Sicuramente questa lettera, con la quale Lotti avverte la propria assicurazione di aver provocato lui un danno a un incidente, non era stata scritta da Lotti. Lotti era incapace di scrivere una lettera di questo tipo, ma era stata almeno firmata da Lotti? Questo non lo sappiamo. Bartoli dice che la firma pare quella di Lotti, però potrebbe anche essere una firma che ha fatto qualcun altro. Distintamente salutiamo, sicuramente questo ci dice che non era Lotti che parlava, no? Distintamente salutiamo. Cioè, insomma, come minimo Lotti l'avrà vista scrivere da qualcuno, l'avrà fatta scrivere a qualcuno. Comunque, se vogliamo vedere le firme di Lotti, ecco, abbiamo qui un documento che mi ha reso disponibile Francesco Cappelletti, dove ci sono le firme di Lotti, eccole qui. Lotti si firmava così. Comunque, teniamo conto di un paio di cose, un paio di perplessità su questo incidente. Innanzitutto, questa denunzia di Lotti alla propria assicurazione era l'unico documento che Bartoli trovò nel fascicolo della polizza. Allora, un documento che di per sé sicuramente voleva dir poco, cioè avrebbe dovuto essere accompagnato da tutta una serie di altra documentazione che attestava l'iter della pratica, perizie, controperizie, fino alla fine poi che ci sarebbe stata la liquidazione del danno. Ma addirittura questo foglio, in questo fascicolo della polizza che Bartoli aveva rintracciato tra le polizze annullate, non ci sarebbe dovuto essere. Allora io ho parlato con il mio assicuratore e le cose andavano così nella sua assicurazione, ma penso che in qualsiasi assicurazione andavano allo stesso modo. Cioè ogni sinistro riceveva, una volta che veniva accesa la pratica, un numero e cominciava a costituire un fascicolo. Un fascicolo che veniva archiviato separatamente dalla polizza. Non è che dentro il fascicolo della polizza potevano mettere tutti i fascicoli dei sinistri, se no veniva fuori una roba così. Semplicemente, mi diceva il mio assicuratore, quello che faceva lui è che dentro il fascicolo della polizza c'era una scheda, un foglio, con tante righe, e se c'era un sinistro, sulla riga veniva messo il numero del sinistro che rimandava appunto alla pratica del sinistro, che veniva archiviata da un'altra parte. E dentro il fascicolo della polizza c'era soltanto questa scheda con tutti i sinistri, eventualmente più di uno, che via via si erano susseguiti nel tempo. E in questo caso invece c'era questo foglio striminzito, questa denunzia di Lotti e basta. Un'altra cosa un po' strana di questo incidente va detta. Allora, l'incidente era avvenuto a Firenze. Cioè due personaggi, due macchine si erano incrociate a Firenze. Guarda caso, i guidatori di queste due macchine erano entrambi della zona di San Casciano. Uno era di San Casciano, abitava a Ponterotto, Lotti, l'altro era di Impruneta, che era a 7 km da San Casciano. Diciamo pure che allora, Lotti era un cliente dell'Officina Parini.
L'altro, se fosse stato anche lui un cliente dell'Officina Parini, ci sarebbe stato da meravigliarsi? Io penso di no. È una coincidenza, no? Un'altra stranezza che va segnalata è l'estrema velocità con la quale la nuova macchina, che Lotti avrebbe preso in mano il 25 maggio, ebbe un incidente. Al 22 giugno non era passato nemmeno un mese che subito questa macchina ebbe un incidente per sua colpa. Anche questa è una bella combinazione. Tanto più che quella macchina poi, quando ebbe l'incidente al 22 giugno, non era ancora di Lotti. Sarebbe diventata di Lotti soltanto una decina di giorni dopo, al 3 luglio, quando il proprietario austriaco avrebbe firmato l'atto di vendita di fronte all'ACI. Ma adesso arriviamo al secondo incidente. Del secondo incidente abbiamo visto che conosciamo il rimborso, 590.000 lire, circa 850 euro di oggi. Di questo incidente Bartoli trovò sempre dentro il fascicolo della polizza, attenzione, sempre in quel fascicolo lì, dove non avrebbero dovuto esserci questi documenti, ne trovò due di documenti. Uno era la richiesta danni del danneggiato, dell'altro. Uno era la scheda di liquidazione di questo danno, dalla quale risultava che appunto c'era questa cifra. Allora, sentiamo cosa disse Bartoli di questo incidente. Procuratore generale, passiamo ora all'incidente del 30 luglio, e qui continua a sbagliare, 31. L'incidente è stato denunziato dalla controparte? Bartoli, sì. C'è una lettera di richiesta danni qui in fotocopia con il mittente Tartagli Federico, la Romola, ed è diretta al signor Giancarlo Lotti, via Luciano 20 San Casciano, Val di Pesa, e per conoscenza alla All Secures Preservatrice, Ispettorato Sinistri, via Orti, Oricellari, eccetera, eccetera. La data è 31 luglio 85 e dice: in riferimento al sinistro causato dall'autovettura Fiat 124 targata di sua proprietà e da lei guidata, informo che è mia intenzione chiedere risarcimento del danno subito dalla mia Ford Fiesta targata quel che l'è. Sulla fiancata, la prego quindi di voler periziare il danno o personalmente o a mezzo assicurazione, contattandomi precedentemente al numero telefonico preferibilmente dopo le 20:30. Informo che non ricevendo comunicazioni provvederò alla riparazione del danno, girandole poi la fattura relativa. Distinti saluti. C'è un timbro, Federico Tartagli e una sigla. E allora, anche questo non abitava molto lontano da San Casciano, anzi ancora più vicino dell'altro, abitava alla Romola. Ci sarebbe da meravigliarsi se anche questo fosse stato un cliente dell'Officina Parini? Io penso di no. Poi, da quello che venne letto, non si capisce dove sarebbe avvenuto questo incidente, però, Propato a un certo punto, tra le cose che disse anche questo. Combinazione, a Firenze lui ha fatto 2 incidenti e li ha fatti, mi pare, su questo, eccetera, eccetera. Per cui sembrerebbe che anche questo secondo incidente fosse avvenuto a Firenze. Beh, allora qui siamo veramente alla coincidenza delle coincidenze, ma come? 2 personaggi che abitavano a un tiro di schioppo dall'Officina Parini, 3 personaggi, ebbero 2 incidenti a Firenze. Ma sì, Lotti poteva essere andato a Firenze, ci andava a Firenze. Ma tra tutte le macchine che circolavano per Firenze va a incocciare proprio 2, una di quelle, una di un tizio che abitava all'Impruneta e l'altra di un tizio che abitava alla Romola? Lasciatemi sentire odore di bruciato in questa storia, no? Poi altre perplessità, la richiesta danni. Ma una richiesta danni di questo tipo, il mio assicuratore quando gliela lessi disse: ma che richiesta danni è questa? Questo nemmeno dice nemmeno dice dove è successo l'incidente, nemmeno dice come è successo. Anche il danno sì, sulla fiancata. Una pratica di rimborso di un incidente con questa denunzia, dice il mio assicuratore, non avrebbe mai potuto essere accesa. Poi anche il fatto che questo foglio fosse dentro al fascicolo della polizza invece di avere un suo fascicolo nell'ufficio sinistri con un suo numero, eccetera, eccetera, ma insomma, un'altra grossa perplessità di questo incidente è che venne liquidato il 1° aprile 86, questo l'abbiamo visto, con un ritardo di 8 mesi. Allora, gli incidenti di questo tipo
cioè il ritardo che possono avere se non ci sono contestazioni particolari è un ritardo di un mese, 2 mesi, insomma 8 mesi si va a gestire un problema magari di una persona che si è fatta male, che deve guarire, ci vogliono le perizie, certificati medici, ecco lì magari si va per le lunghe, ma una roba del genere 8 mesi è una cosa assurda. Comunque, diciamo che su questo incidente c'era la speranza di saperne qualcosa di più, perché sul precedente Pro Pata aveva fatto la leggerezza di non convocare la parte avversa. Fortunatamente di questo prese il nome della persona, Federico Tartagli, e lo convocò in udienza. E infatti Federico Tartagli raccontò del suo incidente. Sentiamo l'audio originale, interessante. Signor Tartagli. Tartagli Federico. Tartagli, molto bene. Federico. Nel lontano 1985, esattamente il 31 luglio del 1985, scrisse una lettera a una società assicuratrice dicendo che aveva avuto un incidente stradale con tale Lotti Giancarlo. Se lo ricorda questo? No, signor Presidente, per niente, guardi, non ho nemmeno la minima idea di quello che possa essere stato accaduto, ma niente, guardi, se no, sinceramente, signora, non sarebbe scusi, ha quel documento che dovrebbe essere stato prodotto stamane? Ecco, se vuole farselo dare un momento, ecco. Vuol farlo vedere al test, si dà atto che al test viene... Il riferimento a sinistra non data la fiat. Sì, di questa macchina mi ricordo l'avevo io, perché mi ricordo a quell'epoca io comprai 2 furgoni e 2 Fieste dal signor Baldi a Pontassieve, perché io facevo pagamenti in legno, avevo la ditta di pagamenti in legno, ecco per questo, ma però di questo incidente onestamente non ho nessuna ricordanza di niente, che l'abbia scritta io la firma mia, quello sì, però qui non posso dirle dice sì è vero o non è vero, non ho nessuna minima idea, guardi, proprio niente. Sì, ma noi non mettiamo in dubbio che sia vero, perché oltretutto è stato risarcito, quindi suppongo che sia vero. Una cosa per un'altra. Era soltanto per avere conferma. Sì, comunque sì, lei conferma che la firma è sua su questa lettera, anche se lei non ha memoria di questi incidenti. No, per niente, signor Presidente, guardi, mi credo potrebbe essere che non guidava lei o guidava qualcun altro? Onestamente io ho sentito anche i miei figli che collaborano con me, anche loro non hanno la minima idea, proprio per niente. Ieri sera anzi ho telefonato, qualcuno ha visto anche in casa, ho detto guardate ragazzi, così, vi ricordate che nell'85 c'è stato un incidente, così, diceva guarda io per niente, ma io non mi ricordo di niente, io ormai passato 14 anni, poi se ci fosse stato qualcosa sì, guarda vieni, sì, così, perché è giusto dire anche la verità, giusto signor Presidente? Giusto. Io onestamente gli parlo da padre di famiglia e onesto che non ho nemmeno la minima idea, ecco, di quello che sia stato accaduto. Grazie. Ci sono domande da rivolgere a questo test? Quindi non si ricorda. Nessuna domanda? Allora, noi la ringraziamo, ci scusiamo per averle fatto perdere una mattinata. Beh, allora, cosa si può dire di quello che aveva detto il signor Tartagli? Ora che lui non ricordasse assolutamente nulla di questo incidente è una cosa da non credere. Cioè lui riconobbe che quella lettera l'aveva scritta lui, c'era la firma, ma non si ricordava assolutamente niente, non si ricordava niente lui, non si ricordavano niente i suoi familiari. Cioè non ce l'avevi un meccanico, un carrozziere dal quale portavi le macchine per ripararle? Non potevi andare a chiedere al carrozziere, ma non è che ti ricordi una decina di anni fa, quelli che erano, che ti ho portato una macchina a riparare? Invito tutti a fare mente locale, a pensare agli incidenti che ci sono stati nella propria vita. Insomma, tutti abbiamo fatto degli incidenti, no? Ci sarà magari qualche ragazzo che guida la macchina da 1 anno, 2 anni, non ha fatto nemmeno uno, ma uno che la guida da 50, come la guido io, incidenti ne ha fatti per forza. Io me li ricordo tutti, mi ricordo il primo, avevo 15 anni, presi una curva larga col motorino, fischiai in fossa, e io mi ricordo quello, e da quello mi ricordo tutti gli altri.
E io non è che sono uno che ha la memoria una memoria di ferro, per l'amor di Dio. Io però me li ricordo, insomma, c'è un incidente, non è una cosa che uno fa tutti i giorni, insomma, ci si ricorda. E questo non si ricordava niente, ma la speranza è che magari si ricordasse qualcosa Lotti. E allora venne chiesto a Lotti. Sentiamo invece cosa si ricordava Lotti. Il Tartagli non si ricorda nulla di questo incidente, lei se lo ricorda, dice il presidente. Io non me ne ricordo di questa persona, gli è passato tanto tempo. Ma dell'incidente se lo ricorda? L'incidente sì, c'è l'assicurazione, me la fece il Parini a San Casciano. Sì, ma cosa successe in questo incidente? Dove? Di preciso non me lo ricordo bene. E che danni riportò la sua macchina? Se lo ricorda? Ma la mia non ebbe danni di nulla, ho affregato appena al paraurti e basta. Allora, insomma, nemmeno Lotti si ricordava nulla, no? Tra l'altro, mi ero dimenticato di dire, per quanto riguarda Tartagli, quegli 8 mesi di spazio tra l'incidente e il rimborso, io penso che avrebbero contribuito a far rimanere impresso a Tartagli quell'incidente, perché 8 mesi sono veramente un'enormità per un danno di questo genere, per cui io immagino che se uno si trovasse in quella condizione sarebbe lì a telefonare, a dire ma insomma sto danno quando me li dai i soldi? Penso che avrebbe contribuito molto a imprimergli nella memoria quell'incidente, invece nulla. Ma comunque abbiamo visto che anche Lotti non si ricordava quasi nulla, cioè l'unica cosa che si ricordava che con la sua macchina aveva toccato soltanto il paraurti, aveva fregato soltanto il paraurti, non torna, perché è vero sì, il danno non era che fosse grandissimo, no, però insomma 850 euro di danno vuol dire che non è che c'era un semplice graffietto, cioè qualcosa c'era. Ora che la macchina di Lotti non avesse subito nemmeno un danno, anche questo non è che si può credere. Cioè qualcosa avrà subito anche la sua, siccome lui lesinava sempre i soldi, che non aveva mai soldi, se avesse dovuto far riparare quel danno, quell'evento gli sarebbe rimasto nella memoria, no? Io penso di sì. Ma allora, questi 2 incidenti che furono con 2 persone, abitanti lì, nella zona, entrambi a colpa di Lotti, avvenuti subito appena Lotti prese questa macchina nuova, subito, uno in coda all'altro. Il primo dopo nemmeno un mese, il secondo dopo poco più di un mese dal primo. E uno potrebbe dire, sì, Lotti aveva preso una macchina nuova, magari la sapeva guidare male, no? Per cui si trovava male e fece questi incidenti, ma lui già prima della 128 aveva avuto una 124, per cui non era per lui una macchina nuova. Ma allora Lotti era uno che faceva incidenti uno dietro l'altro? Ma vediamo un po' di capire dai certificati di bonus malus quale poteva essere la sinistrosità di Lotti, così tanto per avere un'idea, no? Spiego in breve cos'è il bonus malus, tutti lo sanno cos'è il bonus malus, però lo spiego in breve, magari potrebbe essere qualche giovanetto che non lo sa. Cioè il bonus malus è il sistema con il quale le agenzie di assicurazione cercano di evitare le truffe. Praticamente quando uno fa un'assicurazione entra in una categoria di sinistrosità e poi se fa un incidente, diciamo, la sua categoria viene penalizzata, viene portata avanti e l'anno dopo paga di più di assicurazione, gli viene maggiorata. Se invece non fa incidenti, la sua categoria viene ridotta e paga di meno. Oggi come oggi esistono 18 fasce di bonus malus e la differenza tra la prima fascia e l'ultima, che è numerata come 18, diciamo la prima, la 1 è quella dei buoni, la 18 è quella dei cattivi, la differenza tra le due è molto alta. Le compagnie sostanzialmente cosa fanno? Hanno un premio di base, si entra in classe 14, poi se questo fa incidenti glielo aumentano di un coefficiente, facendogli salire alla classe di bonus malus. Se invece non fanno incidenti, gli diminuiscono questo premio base e la classe diminuisce fino ad arrivare al numero 1, dove poi si ferma. Chi è in classe 1 paga la terza parte di chi è in classe 18, circa. Negli anni di cui stiamo discutendo, nell'85, il bonus malus era stato introdotto da non moltissimo e c'erano molte meno classi. Ecco, io ho trovato la tabellina di allora. Le classi erano 14, si andava dalla virtuosa 1B alla meno virtuosa 11, si entrava nella 6.
Qui nella tabellina abbiamo sulla destra anche i coefficienti di maggiorazione o minorazione. Teniamo conto che il passaggio dall'uno all'altro avveniva così, che se non c'erano incidenti si diminuiva di 1, se c'era un incidente si aumentava di 1, se c'erano 2 incidenti si aumentava di 2, di 3 e 4 e così via, secondo il numero di incidenti. Teniamo conto anche di un altro fatto, che per stabilire quanti incidenti erano avvenuti nel giro precedente non si andava all'anno precedente totale, cioè se io pago la polizza, facciamo conto Lotti che aveva l'annualità 20 marzo, 20 marzo. Al 20 marzo il calcolo dell'anno precedente, di quanti incidenti aveva avuto, non andava dal 20 marzo precedente a quel 20 marzo lì, ma si fermava a 3 mesi prima, perché c'era bisogno di contabilizzare le cose e così via, cioè veniva dato un certo margine. Per cui c'erano questi 3 mesi che poi venivano recuperati al giro dopo, cioè il giro dopo partiva da 3 mesi prima e si fermava 3 mesi prima ancora. C'era questo sfasamento, teniamo conto di questo fatto. Ma allora cerchiamo di capire quanti incidenti aveva avuto Lotti prima di questi due di cui stiamo discutendo. Allora, ragioniamo sulla polizza 67053, che è quella della 128, che era una polizza con il bonus malus. Andiamo a esaminare i certificati di assicurazione di Lotti, accanto ai quali ci sono anche degli attestati di rischio, i documenti dove veniva indicata la classe di bonus malus nella quale l'assicurato si trovava, anche il passaggio dall'una all'altra. Ecco, grazie a Francesco Cappelletti ho recuperato questo certificato della polizza della macchina rossa, la 67053, che è un semestre dal 20 settembre 84 al 20 marzo 85. Teniamo conto che, l'ho già detto questo, lo ridico, le polizze sulle macchine sono annuali, ma si possono pagare di 6 mesi in 6 mesi. Questa era la seconda semestralità, cioè la polizza di Lotti andavano dal 20 marzo al 20 marzo, annuali. Questa è la semestralità 20 settembre 84, 20 marzo 85. Era la rata precedente praticamente a quella della quale abbiamo discusso tanto, che poi sarebbe stata volturata sulla 124. Qui c'è l'attestato di rischio accanto, come si vede c'è scritto che non è valido. Perché? Perché i cambi di bonus malus avvengono soltanto ogni anno, per cui la seconda semestralità tiene buono il bonus malus della precedente. È soltanto all'inizio, la prima delle due semestralità, in cui c'è un eventuale cambio. Però c'è una cosa interessante, che qui c'è scritto che in questa semestralità la classe di Lotti era la 5, la provenienza era dalla 6. La 6 che, ripeto, è quella, la classe di ingresso. Cosa poteva essere successo? È evidente che quando Lotti aveva comprato la 128 dall'officina Parini, l'agente assicurativo, che era la figlia del proprietario, lo aveva convinto a fare l'assicurazione con loro e lui aveva cambiato la polizza. È molto probabile che la polizza precedente fosse una polizza di tipo vecchio, con la franchigia. Le polizze con la franchigia, poi ne parleremo anche di questo, differiscono da quelle di bonus malus perché il premio è quello, cioè non cambia anche se uno fa incidenti. Però ogni incidente che viene fatto, l'assicurato, che per sua colpa, deve pagarne una parte, non paga tutto l'assicurazione. È probabile che Lotti avesse avuto una polizza di questo tipo e che nel cambio di assicurazione gli fosse stata proposta una polizza bonus malus, oppure aveva magari anche una polizza bonus malus. Ma nel cambio di assicurazione, a quel tempo non è che c'erano tanti controlli come oggi, era stato fatto partire come se non avesse avuto una polizza precedente. In ogni caso lui era partito dalla classe 6, quella di ingresso. E evidentemente per avere la classe 5 all'annualità successiva vuol dire che non aveva fatto incidenti. A questo punto andiamo a vedere l'attestato di rischio successivo, quello che dal 20 marzo 85 andava fino al 20 settembre 85, che poi era la prima semestralità della polizza annuale che sarebbe andata fino al 20 marzo 86, però in quel frattempo c'era stata questa voltura. E qui scopriamo che la classe di bonus malus nella quale era Lotti era la 4, vuol dire che ancora non aveva avuto incidenti. Andiamo avanti ancora.
La polizza successiva, quella di Voltura, nella quale c'erano stati questi due incidenti dell'estate 85, e gli incidenti erano stati solo quelli, perché se no nella pratica che Bartoli aveva rintracciato a Firenze tra le polizze cancellate avrebbe trovato anche altri incidenti, invece trovò solo questi due. Vuol dire che anche in quel caso, a parte questi due, Lotti non aveva avuto incidenti. Allora facciamo un piccolo specchietto della sinistrosità di Lotti. Noi abbiamo che dal 20 marzo 83 al 20 dicembre 84, 21 mesi, Lotti non aveva fatto nessun incidente. Di quello che era successo prima non lo sappiamo, perché non abbiamo i dati, no? Però in questi 21 mesi non sono pochi, sono quasi 2 anni, non aveva fatto incidenti. Poi ci sono 5 mesi in cui c'è un punto interrogativo, perché non abbiamo dati che ci possono dire se lui in quei mesi avesse fatto incidenti. Perché ci fu, insomma è un discorso un po' complesso, però c'è questo punto interrogativo di 5 mesi. Poi nei 2 mesi, dal 25 maggio al 31 luglio, da quando ci fu la Voltura fino all'ultimo dei 2 incidenti, lui ebbe questi 2 incidenti. Per gli 8 mesi successivi, fino al 20 marzo 86, ancora nessun incidente. Ma insomma, scopriamo che Lotti, che si poteva pensare, prende la macchina, dopo neanche un mese fa un incidente, dopo un altro mesetto ne fa un altro, si poteva pensare che Lotti fosse uno che picchiava con la macchina da tutte le parti, ma sembra di no. Si ha notizia di un incidente che Lotti ebbe con la 124 blu dal dibattimento, perché Lotti disse il 27 novembre 97: ha mai avuto motivo di andare dall'avvocato Corsi, chiede il PM, causa incidenti? Io ci ho avuto un incidente con un 124 celeste, proprio questo. E andò dall'avvocato Corsi, mi dissero, vai dall'avvocato, gli è un avvocato. Lei ci è andato? Ci andetti e risortii, insomma, presi più che costava la macchina. La macchina che mi picchiò era una macchina straniera, sicché si fa tutte le pratiche e ogni cosa, ci voleva del tempo, insomma ce la fece a prendere i soldi. A che macchina era l'incidente? La mia? Sì. Qual era la sua? Un 124 celeste. Insomma, quel 124 che appena preso, dopo un mese, ebbe un incidente, dopo un altro mese un altro, ebbe un vero incidente, perché questi due, io non so se sono veri, ebbe un vero incidente, ma la colpa non era di Lotti, era dell'altro, e Lotti prese i soldi, prese addirittura più del valore della macchina. Ma allora abbiamo visto queste anomalie di questi incidenti, lasciatemi esprimere tutte le mie perplessità sul fatto che fossero realmente avvenuti o che magari fossero stati, che ne so, riparazioni di qualche macchina che poi con l'assicurazione, io so che a quel tempo me lo diceva il mio assicuratore, a quel tempo ne succedevano di tutti i colori, cioè oggi come oggi è molto più difficile, ci sono tutti questi controlli, ma all'epoca ne succedevano tante. Lui mi ha raccontato di suoi colleghi, insomma, che adesso non voglio dire che qui è successo questo, no, però un minimo cioè di fronte a tutte queste anomalie, cioè un minimo di sospetto ci deve essere, no? È legittimo che ci sia. E allora qui lasciamo perdere gli incidenti e andiamo sull'atto di vendita. E l'atto di vendita è l'assicurazione. Allora qui abbiamo un'assicurazione che sarebbe partita più di un mese prima della vendita dell'auto. Cioè dal 25 maggio al 3 luglio, quando l'austriaco Schlumberger andò a firmare l'atto di vendita, la macchina non era di Lotti, l'assicurazione era a nome Lotti, questa Voltura, ma la macchina non era sua, era dell'austriaco. Era la macchina che usava la figlia, l'aveva venduta perché la figlia se n'era andata via, mettiamo che la figlia avesse cambiato idea e fosse tornata ad abitare con lui lì vicino a San Casciano. E lui fosse andato all'officina Parini e gli avesse detto, lui non gliel'aveva venduta all'officina Parini, gliel'aveva lasciata lì. Adesso mi sembra che è obbligatorio per i saloni, queste cose qui, di intestarsi la macchina, anche perché l'operazione è stata sgravata, cioè non costa, una volta costava, per cui le officine non lo facevano. La prendevano lì, la mettevano lì, quando poi veniva venduta facevano direttamente il passaggio dal venditore al cliente e loro non c'erano.
La macchina Slumberger l'aveva lasciata lì. Metti che la figlia gli diceva no, ho cambiato idea, vengo, ritorno. Lui andava lì, diceva no, ho cambiato idea, la macchina non l'avete ancora venduta, la riprendo. E a quel punto, cioè Lotti aveva questa macchina, se l'era portata via, ci aveva fatto l'assicurazione. Cosa faceva Parini? Andava da Lotti e gli diceva ehi, ridammi la macchina perché quello ha cambiato idea. Dice, ma come, te l'ho anche pagata? Rivuoi la macchina. Cioè è una situazione veramente strana. Può succedere anche oggi che l'assicurazione, l'intestatario dell'assicurazione sia diverso dal proprietario della macchina. Oggi succede poco, mi ha spiegato il mio assicuratore che succede soltanto per il mantenimento di una polizza. Cioè può succedere che un anziano, per esempio, ha una polizza che paga poco, è in una classe di bonus malus bassa, e a un certo punto dice vabbè, io smetto di andare con le macchine. Un nipote compra la macchina, dovrebbe pagare un bel po' di assicurazione perché un giovane è sempre a rischio, eccetera eccetera, e quello tiene la polizza del nonno, per cui abbiamo una macchina che è del nipote e la polizza che è intestata al nonno. Una volta si era più di manica larga e si poteva fare anche delle cose, cioè si poteva fare una polizza, intestarla alla moglie che spendeva meno e così via, no? Dal figlio intestarla al padre. C'era però sui contratti un'apposita casella che andava barrata nel caso in cui, cioè si doveva dire se l'intestatario della polizza era il proprietario della macchina. Vediamo cosa c'era scritto nel contratto di questa voltura. Lo disse Bartoli. Dal contratto che ebbe decorrenza dalle ore 10 del 25 maggio 85 che è stato emesso e che voi ritirerete, qui è Bartoli che parla, è indicato: il contraente è intestatario al pubblico registro del veicolo assicurato? Sì. Cioè è barrata, sì, proprietario del veicolo e contraente dell'assicurazione sono la stessa persona, ma è una menzogna. Cioè il 25 di maggio Lotti non era proprietario di quella macchina. E sulla polizza c'è scritto il Fiat 124. Poi se è stato visto o meno il libretto di circolazione e se allora lo guardavano o meno, questo non lo so. Io leggo questi fogli che ho trovato in questo fascicolo. Un'altra cosa strana di questo atto di vendita è che il 3 luglio 85 l'austriaco andò a firmare l'atto di vendita e l'ACI avrebbe dovuto inoltrare al PRA la richiesta di trascrizione dell'atto di vendita sul libretto di circolazione. Una cosa che sarà una settimana, 2 settimane, 3 settimane, comunque rimaniamo in questi ambiti. Cioè, non so io con l'ACI come si regolano, probabilmente se non è un invio contestuale al momento della firma dell'atto, sarà una volta alla settimana che magari raccoglievano tutto quello che c'era da inviare e lo mandavano al PRA. Ora qui addirittura leggiamo quello che dichiarò Filastò nell'udienza di primo grado del 17 marzo 98. C'è scritto: si trascrive scrittura privata autenticata il 3 luglio 85 di trasferimento della proprietà a favore di Lotti Giancarlo, il presidente. È stata trascritta il 26 novembre 86 su formalità presentata il 1 aprile 86. Cioè in sostanza questo atto di vendita era rimasto nel cassetto dell'ACI fino al 1 aprile 86, cioè dal luglio, e qui fatemi fare i conti, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, 9 mesi. Era rimasta lì in 9 mesi, non so se ho contato bene, ma insomma la cifra è questa, più o meno. Era rimasto lì in 9 mesi in un cassetto dell'ACI, che poi al 1 aprile dell'86 l'aveva presa e l'aveva mandata al PRA. Attorno a quella data era successo qualche altra cosa. Il 20 marzo precedente, mi sembra, c'era stata il 19 marzo c'era stata la demolizione della 128 rossa. Cioè la 128 rossa era rimasta davanti alla casa di Lotti per un po' di tempo, poi era venuto il carro attrezzi e l'aveva portata al demolitore. Poi il demolitore, con tutta calma, evidentemente, aveva poi inoltrato la pratica di richiesta di demolizione. E sembra che questa richiesta di demolizione fosse datata 19 marzo 86. È probabile fosse stato il motivo per il quale all'ACI avessero recuperato questa pratica che era finita sotto una pila di altre e avessero mandato avanti anche quella. Non è un caso se proprio il 1 aprile ci fu
la liquidazione del danno di Tartagli proprio il 1° aprile. No, io non penso che sia una coincidenza. Evidentemente all'ACI si smosse qualcosa che poi fece smuovere anche altre cose. E allora cosa si deve pensare di questa pratica che era rimasta lì in un cassetto per così tanto tempo? Forse quando era partita con la firma del proprietario dell'austriaco, qualcuno aveva detto all'impiegato: senti, tienila lì finché quello non paga. E magari lì poi c'è rimasta per chissà quanto tempo, perché magari è stata messa in un cassetto e poi si sa, le cose si fa presto anche a dimenticarsene, no? Magari nella confusione sarà rimasta lì, uno se l'è dimenticata e è rimasta lì per mesi e mesi e mesi. Però, ripeto, potrebbe essere che tutto è partito dal fatto che è stato detto a questo tizio che ce l'aveva in carico: tienila lì un momento fino a che quello non paga. E quello pagò diversi mesi dopo, il 20 settembre. A proposito di questa questione dell'anticipo, dell'assicurazione di un mese e più rispetto all'atto di vendita, sgombriamo il campo da qualche tentativo di giustificarla. Per esempio, Mazzeo sostenne: la scrittura privata è stata autenticata il 3 luglio, quindi lui può benissimo averla acquistata prima, per atto tra privati. La firma è stata autenticata il 3 luglio. No, caro Mazzeo, no, le cose non funzionano così. Cioè, non è che io posso acquistare una macchina da un altro, ci mettiamo di fronte e diciamo: ti firmo un documento che la macchina è mia. No, la macchina è mia nel momento in cui io ho un notaio che mi autentica la firma del venditore. Cioè, non esiste, cioè non è che io possa avere un atto, un foglio così volante con il quale vado a dire la macchina è mia, arriva, che ne so, un controllo, dice no, la macchina è mia. La macchina non è tua quando sarà firmato l'atto di vendita da parte del proprietario. Ma allora, un'altra cosa molto molto strana è questa, che di questa voltura dell'assicurazione in primo grado nessuno sapeva nulla. Abbiamo visto che il difensore di Lotti, Bertini, portò questi 3 certificati dove sembrava una cosa molto lineare. Fino al 20 settembre 85 era valida la polizza della 128 rossa, al 20 settembre era entrata in vigore la polizza della macchina blu e così via. Poi dopo c'era stato ancora un cambiamento di polizza. Le cose sembravano queste e tutti erano convinti che fossero così. Infatti, in sentenza i giudici tennero conto di questo fatto e proprio per questo credettero a Lotti. C'era qualcuno però che di questa polizza di voltura già sapeva qualcosa. Vediamo chi. Presidente, senta, qui siamo in primo grado, siamo in primo grado, alla fine il piccolo dibattimento che ci fu in primo grado. Senta, e la cosa all'ACI, la pratica all'ACI, la scrittura privata per rivendita, eccetera, eccetera, quando la facevate? Gino Poli: noi si portava il libretto e il complementare e all'ACI si prendeva residenza e la fotocopia della e dopo il proprietario andava a firmare la vendita. Presidente, questo avveniva prima del pagamento o dopo il pagamento? Ma normalmente il pagamento veniva un po' prima, perché la pratica noi all'ACI si lascia tutto lì, va bene? Ci danno il foglio di via, ecco quel foglio di via che dicevo in un video precedente, cioè quello che in attesa del libretto viene rilasciato e uno può circolare lo stesso. Poi dopo un giorno o 2 il cliente va a firmare quando c'è il notaro. Presidente, quando questo? La macchina è già venduta, già consegnata o no? È già consegnata perché lui va via col foglio di via e l'assicurazione. Allora questa cosa non torna, dice il Presidente. Allora diciamo subito questo, che la polizza di questa macchina comincia a decorrere dal 20 settembre, mentre la scrittura privata di cessione dello Schwarzenberg a Lotti è del 3 luglio dell'85. Insomma, al Presidente tornava poco il fatto che la macchina fosse stata venduta il 3 luglio e l'assicurazione su quella macchina fosse stata accesa da Lotti soltanto al 20 settembre, cioè dopo dei mesi. Poli: può darsi che in quel periodo fosse fuori il cliente. Presidente, e com'è questo intervallo? Ecco, lei mi deve spiegare com'è questo intervallo qui.
È probabile che il cliente in quel periodo sia andato all'estero, perché normalmente qualche volta andava all'estero, capito, questo signore? E allora che non ci fosse stato subito per firmare la vendita, oppure, Presidente, no, la vendita è prima, è 2 mesi prima. Allora è evidente, no, che qui Poli si era fatto scoprire un altarino. Cioè lui cercava di giustificare il fatto che l'assicurazione fosse partita prima che il cliente avesse firmato. Infatti lui dice, il cliente era all'estero, non ha potuto firmare subito, ha firmato dopo. Vuol dire che lui era perfettamente consapevole che c'era questa voltura dell'assicurazione che partiva dal 25 maggio con l'atto di vendita del 3 luglio. Lo sapeva, se no non avrebbe fatto questo ragionamento. Però era stato zitto. Perché era stato zitto? Cioè non aveva detto niente che esisteva questa voltura dell'assicurazione, no? Sarebbe stata scoperta nell'intervallo tra il primo e il secondo grado dagli avvocati di Vanni. La cosa è una delle ennesime perplessità che ci sono su questa storia di questa vendita, di questa assicurazione di questa macchina. Ma poi, davvero, mettiamoci pure, lasciamo perdere l'altarino, ma davvero Slumberg potrebbe aver firmato l'atto di vendita con così tanto ritardo? Diciamo così, teoricamente è possibile, però non sembra, lui perlomeno non ne parlò e non sembrava che lui fosse tra gli smemorati. Proviamo a leggere quello che disse questo austriaco. Lui mi telefona e dice: l'abbiamo venduta, vado all'ACI di San Casciano per firmare il contratto di vendita. Cosa che ho fatto? La macchina non l'ho più veduta da che l'ho affidata al garage Parini, che è successo alcune settimane prima della vendita dell'auto. Non so se è rimasta nel garage o se il garage l'ha imprestata. Questo non lo so, non l'ho più rivista. L'ho consegnata, poi mi hanno telefonato, credo alcune settimane dopo, per dire che avevano finalmente trovato l'acquirente. Slumberg non lo raccontò, non disse che gli avevano telefonato e lui si trovava all'estero, che poi tornò, che lo cercavano da chissà quanto tempo. Semplicemente la cosa normale, gli telefonarono, gli dissero vai là e firma, e lui andò e firmò. Per cui io penso che tutto fosse avvenuto in quei primi di luglio e che la polizza, che era stata accesa al 25 maggio precedente, fosse stata accesa su una macchina che non era ancora di proprietà di Lotti. Veniamo all'ultima perplessità grossa in tutta questa storia, che è una che nessuno ci fece caso all'epoca. Io ci ho fatto caso e con il mio assicuratore ne ho anche discusso, che è il cambio di polizza che ci fu al 20 marzo dell'86. Abbiamo già visto questo specchietto, rivediamolo. Ecco, abbiamo visto che il 25 maggio 85 entrò questa voltura dell'assicurazione con un cambio di numero da 67053 a 68731, che andava dal 25 maggio al 20 settembre 85. Era la prima semestralità in pratica, cioè partiva da metà della prima semestralità della polizza del 128, cioè l'annualità di quella polizza era 20 marzo. Lotti aveva pagato 6 mesi, dal 20 marzo al 20 settembre, la prima semestralità della nuova polizza della macchina blu partiva in mezzo a questa semestralità della macchina rossa. Poi Lotti al 20 settembre pagò la seconda semestralità rispetto alla prima che era già stata pagata nella voltura. Finito quel periodo lì, cioè arrivato al 20 marzo dell'86, avrebbe potuto continuare a pagare con la prima semestralità nuova del nuovo anno, insomma dell'86. E invece no, quella polizza venne cancellata. Infatti l'agente lì di Firenze la trovò tra le polizze cancellate, al suo posto ne nacque un'altra, la 69395. E perché? Cioè non c'era un motivo valido, no? Io mi sono consultato con il mio assicuratore e non abbiamo trovato un valido motivo. Lui un motivo me l'ha detto, dice potrebbe essere che essendoci stati questi 2 incidenti e aumentando il bonus malus perché ci sarebbe stato un salto, i 2 incidenti sono tanti, avrebbe fatto un salto di 2 categorie, sarebbe andato, era nella quarta, sarebbe ritornato nella sesta. Per cui avrebbe trovato il Lotti un aumento, diciamo, abbastanza consistente della polizza l'anno dopo. Se invece
fosse stato fatto un cambio da bonus malus a polizza con franchigia, il premio poteva essere addirittura diminuito. L'unico inconveniente sarebbe stato che a un incidente Lotti avrebbe dovuto pagare, un incidente per colpa, parte del danno di tasca propria. E allora questo, se non si pensa, no, mettiamoci nell'ipotesi che di questa voltura dell'assicurazione Lotti non avesse saputo niente, e anche nemmeno di questi due incidenti, si sarebbe trovato al 20 marzo dell'86 con un premio che era più alto del precedente. E io, per quanto fosse cretino il Lotti, io penso che si sarebbe arrabbiato anche lui. In effetti qualche problema con quell'assicurazione Lotti ce lo dovette avere, perché in dove comprai la macchina a San Casciano dal Parini, dice Lotti, lui faceva anche l'assicurazione delle macchine, però era un'assicurazione non tanto, i danni non è che te li facessero, era un'assicurazione non tanto. Dice Pellegrini, l'avvocato Pellegrini che stava parlando con lui, non dava tante garanzie. Lotti, no, a dire la verità no, era un po' bassa come cose, come si chiamano? Magari può darsi che Lotti avesse avuto un incidente per colpa, si fosse trovato a dover pagare di tasca propria e c'era rimasto male. Ma allora, cosa potrebbe essere successo con questa macchina? Insomma, con tutte queste anomalie che abbiamo visto, è legittimo pensare male. Allora io penso che, contrariamente a quello che avevo detto in un video precedente, l'austriaco Schwarzenberg, quando lasciò la macchina in officina, disdisse l'assicurazione. Leggiamo il suo scambio con il presidente. Presidente, quando lei ha affidato la macchina al garage Parini, la macchina era coperta da assicurazione? Schwarzenberg, era coperta almeno fino al momento del passaggio. Lui dice almeno fino al momento in cui firmai era coperta. Adesso non mi ricordo esattamente, però non si ricordava esattamente. So che ho telefonato alla compagnia per dire la macchina è venduta, dunque scade l'assicurazione, insomma finisce il contratto. Allora ha telefonato quando è andato all'ACI per firmare? Non mi ricordo quando l'ho fatto, ma so che mi premeva di farlo, perché quello che spesso succede è che chi continua a guidare poi arrivano delle contravvenzioni. Dunque la prima cosa che fa è di mettere tutto regolare, dice il presidente. Ma la data precisa onestamente non gliela so dire. Con Filastò, scambio con Filastò. Quando lei ha firmato quest'atto, le venne detto dall'agenzia che da quel momento la responsabilità dell'auto passava all'acquirente? Nel senso che se avesse avuto un incidente, avesse provocato un sinistro, non avrebbe risposto sua figlia, ma ne avrebbe risposto il nuovo acquirente? Schwarzenberg, sono sicuro che ho fatto come faccio sempre, quando vendo una vecchia auto per prenderne una nuova. Al momento che è venduta, telefono subito all'assicurazione. Questa è un'abitudine anche per le macchine personali, per disfarsi della responsabilità. Non sa se per caso qualcuno gli disse che nel momento in cui lei faceva questo, firmava quest'atto di trasferimento, quest'auto era già nel possesso del nuovo acquirente? Sa niente lei di questo? Schwarzenberg, la macchina non l'ho più veduta da che l'ho affidata al garage Parini, che è successo alcune settimane prima della vendita dell'auto. Non so se è rimasta nel garage o se il garage l'ha imprestata. Questo non lo so, non l'ho più rivista, l'ho consegnata, poi mi hanno telefonato, credo alcune settimane dopo, per dire che avevano finalmente trovato l'acquirente. Insomma, Schwarzenberg sta dicendo che non so se l'hanno imprestata. Io penso che uno così preciso e anche così, diciamo, timoroso di eventuali conseguenze dall'uso di una macchina che aveva l'assicurazione intestata a lui, si fosse premunito fin da subito, cioè una volta che portò la macchina in officina, visto che non la doveva usare più, disdisse l'assicurazione. Questo è una cosa che io penso. Penso che le cose potrebbero essere andate così. Se le cose andarono così, arriva Lotti, vede questa macchina, dice mi piace questa macchina, però adesso i soldi non ce l'ho, tenetemela buona perché al 20 settembre, quando mi scade l'assicurazione di quella che ho, se tutto va bene, se la macchina non si ferma, la prenderò, se me la tenete, tenetemela. Questi avevano la macchina lì, quella macchina non poteva circolare se non con una targa prova. Mettiamo pure che qualcuno avesse avuto bisogno di una macchina, magari un meccanico, magari un cliente, chi lo sa. E quella macchina non poteva circolare se non era assicurata. E io penso che se gli fu fatta un'assicurazione a nome di Lotti,
da parte di qualcuno che aveva la possibilità di farlo non ci sarebbe da stupirsi, insomma. Poi 2 incidenti, ma avvennero davvero? Al tempo si facevano queste cose, si denunciavano gli incidenti anche se gli incidenti non c'erano, infatti cioè, le assicurazioni avevano questa grossa magagna da affrontare, delle varie truffarelle che avvenivano, erano pane quotidiano, il mio assicuratore me l'ha detto, lui ha assistito a tanti casi del genere. E ora se qualcuno aveva così, aveva avuto un incidente che era per sua colpa, un cliente voleva riparare la macchina, un cliente fidato che magari andava lì con tante macchine, che aveva la piccola azienda, andava con una, andava con l'altra, mi fa un favore, ma insomma sta macchina, non lo so, però insomma di fronte a tutte queste anomalie uno è legittimo pensare una cosa del genere, no? Per cui è anche legittimo pensare che Lotti di quella voltura dell'assicurazione non avesse mai saputo nulla. La cosa spiegherebbe tantissimo, spiegherebbe per esempio perché non gli fu ritirato il certificato che lui aveva, il certificato e il tagliando che aveva sul cruscotto, e quella macchina poté girare impunemente non assicurata fino al 20 settembre successivo, se è vero quello che lui disse. Insomma, che il fatto che il tagliando dell'assicurazione non gli fu ritirato è un fatto, è così. E siccome è una cosa, diciamo, molto molto inusuale, un motivo ci deve essere stato. Ma allora a questo punto, per finire il video, andiamo a esaminare un altro argomento, che è quello delle menzogne di Lotti. Allora, abbiamo visto che molto probabilmente, a mio parere sicuramente, Lotti aveva detto il vero in primo grado, cioè in primo grado aveva detto quello che era successo, cioè lui aveva preso quella macchina al 20 settembre 1985, aveva cambiato l'assicurazione in quel momento e se n'era andato con la sua macchina nuova, eccetera, eccetera. Ma perché? Perché aveva mentito in secondo grado? Facciamo un breve riassunto di tutte le volte che Lotti dovette fronteggiare questo problema della sua macchina rossa, partendo dal primo momento in cui presumibilmente lui si rese conto che questa macchina rossa era il suo tallone d'Achille. Secondo me se ne rese conto almeno il 16 dicembre 1995. Il 16 dicembre perché il giorno prima era stato interrogato da Giuttari, ma Giuttari di quella macchina rossa, lo abbiamo visto, non gli aveva chiesto nulla. Giuttari non lo sospettava in quel momento. Però questa macchina rossa venne fuori il giorno dopo, quando Lotti telefonò a Filippa Nicoletti, la sua amica. Lui sapeva che Filippa Nicoletti era stata interrogata il 27 novembre. Le aveva detto di chiamarlo per dirgli cosa le avevano chiesto. Lei non lo aveva fatto perché si era accorta che il suo telefono era sotto controllo. Allora fu Lotti, il giorno dopo essere stato interrogato da Giuttari, che non gli chiese della macchina rossa, però insomma il fatto che fosse stato chiamato in un interrogatorio, cioè un minimo lo allarmò. Telefonò alla Nicoletti e il telefono della Nicoletti era sotto controllo. Sentiamo questo piccolo stralcio. Lotti: ma a te cosa ti hanno chiesto? Chiede lui alla Nicoletti. Nicoletti: più o meno quando ti ho conosciuto, come ho fatto a conoscerti, se io conoscevo le foto di persone che erano in un album, se conoscevo la tua macchina, se avevi una macchina rossa. Lotti: la macchina rossa? Ah sì, io le ho avute, quel coupé 128, ti hanno chiesto di quello? Già qui Lotti avrebbe dovuto avere qualche dubbio, ma il dubbio plateale ce lo dovette avere quando lo chiamò la Ghiribelli. La Ghiribelli fu interrogata, abbiamo visto il 21 e il 23, al 23 di fronte a Giuttari raccontò di aver visto la macchina rossa di Lotti sotto la piazzola di Scopeti la domenica sera. Poi lei telefonò la sera stessa a Lotti, al bar dove Lotti era, ma non esiste un'intercettazione perché il telefono del bar non era sotto controllo e nemmeno quello della Ghiribelli. Non so io dalla Ghiribelli da dove aveva telefonato, comunque non fu intercettata questa conversazione. La Ghiribelli per un po' se la tenne, poi ne parlò nell'interrogatorio dell'8 febbraio e disse questo. Gli chiesi, la Ghiribelli a Lotti, perché non si era fatto più vivo dopo che anche lui mi aveva detto che era stato interrogato dalla SAM e mi spiegò che non era più venuto a Firenze perché si sentiva seguito e una volta a Porta a Prato aveva visto l'ispettore Lamperi che era dietro di lui in macchina.
Quando gli parlai della macchina rossa da me vista agli scopeti, mi disse: non ci si può più fermare neanche a pisciare. Da allora non l'ho più rivisto. Beh, a questo punto, dopo questa telefonata, Lotti capì che c'era il pericolo di questa macchina rossa che era stata vista sotto la piazzola di Scopeti. Ora, se Lotti quella macchina non l'avesse avuta all'8 settembre 1985, avesse avuto nella sua agenda, insieme agli altri certificati che poi Bertini avrebbe presentato tanti anni dopo, avesse avuto anche quel certificato di voltura, insomma, avrebbe fatto mente locale, avrebbe detto: no, ma io quella macchina rossa lì non ce l'avevo. Cioè si sarebbe premunito da eventuali contestazioni. Tanto più dopo il 23 gennaio, quando ci fu una perquisizione anche della stanza dove dormiva lui. Ci fu una perquisizione anche di Vanni, anche della Ghiribelli, forse qualcun altro. In quella perquisizione fu vista questa sua agenda, fu forse preso anche qualche foglio. E Lotti, dopo quella perquisizione lì, ancora di più avrebbe dovuto allarmarsi. Insomma, se fosse stato in grado di dimostrare che lui non aveva quella macchina rossa, alla prima occasione in cui gli fosse stato contestato lo avrebbe detto. E invece andiamo all'interrogatorio dell'11 febbraio 1996 di fronte a Vigna. Si legge nel verbale: loro mi chiedono, qui è Lotti che parlerebbe, loro mi chiedono quali auto ho posseduto. In epoche successive ho posseduto le seguenti auto. Per prima una 850 bianca, poi una Mini gialla, poi una 124 gialla, poi una 124 celeste, e qui manca qualcosa, e per ultima una 131 rossiccio sbiadita. Vi viene chiesto se ho mai posseduto una 128 Sport sul rossiccio. Sì, è vero, me l'ero dimenticata, l'ho avuta prima della 131 rossa. Successivamente, fatto presente a Lotti che sulla base degli elementi in possesso dell'ufficio emerge che la sua auto Fiat 128 Coupé quella domenica è stata vista in via degli Scopeti la sera dopo le 23, dichiara: la macchina non era la mia, se dico no è no. Insomma, Lotti nega in un primo momento di essere stato lui sotto la piazzola degli Scopeti, e questo era il momento buono per dire: ragazzi, guardate che io quella macchina non ce l'avevo, perché all'8 febbraio 1985 da diversi mesi avevo comprato una 124 blu. Insomma, avrebbe avuto nei 2 mesi precedenti tutto il tempo di far mente locale, e invece no. La domanda è: ma già qui Lotti aveva in mente di farsi mandare alla dependenza della questura di Prato come pentito, con lo stipendio, con il mangiare, il bere e tutto, come diceva Filastò, cioè che sarebbe stato quello, diciamo così, il motivo che lo avrebbe indotto a raccontare tutte quelle fandonie? In quel momento l'unica preoccupazione di Lotti poteva essere quella di non finire in carcere, perché Lotti non poteva sapere che sarebbe stato mandato in quel posto così, chiamiamolo così, d'oro, no? E infatti lui dice: no, se io dico no, non ci sono stato. Poi pian piano fu costretto ad ammettere, ma naturalmente ammise soltanto che era uno spettatore. Però se avesse avuto la certezza, le prove, attraverso per esempio quell'assicurazione, quella voltura nella sua agenda, che quella macchina lui non ce l'aveva più, l'avrebbe detto. Andiamo a questo punto, ci fu tutto l'iter, Lotti che andò pentito, confessò, ne disse di tutti i colori. Arriviamo poi a questo mini dibattimento finale di primo grado. E allora cominciamo a dire, nel momento in cui Lotti, dopo che il suo avvocato aveva presentato i 3 certificati, Lotti andò sul banco a parlare. La prima cosa che fece fu una piccola dichiarazione spontanea. Lì non è che fu lui a deciderlo, fu il presidente che fece un po' di discorsi e gli fece fare una piccola dichiarazione spontanea. Ascoltiamola nel suo audio originale. No, non si possono fare domande. Solamente se le vuol fare dichiarazione spontanea sulla storia delle 2 macchine. Sì, delle 2 macchine, 128 e 124. 128 e 124, come è andata la storia?
Io il 124 l'ho comprato, il 128 l'ho comprato nell'83, però i giorni precisi non mi ricordo, non è che è una cosa... Fino all'86 avevo 128, poi dopo la macchina 128 ti ha assicurato fino ai 20, poi dai 20 ho rigirato l'assicurazione e ho messa quella di 124, però quella di 128 è rimasta ferma lì, io lavoravo da schermo. 128? 128 è rimasto, però era una macchina bella e finita, non andava più, e allora l'ho messi ferma lì. So il tempo quanto è stata ferma. Sempre il 128, il primo. E la macchina 124 non l'ha avuta lei? Ma io feci girare l'assicurazione dai 20 settembre 85. Però l'assicurazione dell'ETA, un giorno o due ci vuole per rigirare. Allora, come si vede, la situazione è chiara. Cioè la situazione, quello che Lotti disse, è perfettamente congruente con i certificati che aveva presentato il suo avvocato. E la macchina, la 124, quando l'ha avuta lei in mano? Ma io feci girare l'assicurazione dal 20 settembre 85. Però l'assicurazione lenta, può darsi un giorno o due ci vuole per rigirarla. Insomma, mi sembra evidente. Lotti sta dicendo che quella 124 l'aveva presa in mano il 20 settembre 1985. Ma allora, qui io devo andare a confutare quello che sostiene un mio ascoltatore, Michael Chivers. Mi sono ricordato che Michael Chivers era intervenuto anche in passato, dovrebbe essere un avvocato, era intervenuto su dei video di Pacciani con delle considerazioni sulle quali io mi ero trovato completamente d'accordo. Io qui non sono d'accordo con lui. E dico anche perché. Cioè, lui fa un intervento sotto il mio secondo video in cui dice praticamente che in un primo momento, in questo mini dibattimento, Lotti avrebbe dichiarato una cosa differente da quella che poi avrebbe dichiarato dopo. Sostanzialmente avrebbe detto che la sua 128 a quel 8 settembre 85 era ferma da mesi davanti a casa sua. La stessa cosa che dice Cannella, no? Che poi diceva Filastò. Leggiamo l'intervento di Michael Chivers sotto il video. Ma le dichiarazioni di Lotti in dibattimento, primo grado, udienza del 17 marzo 1998, non le ricorda nessuno? Lotti sostiene che la 128 già in settembre stava ferma nel cantiere di Scherma e riporta, prendendole dalla trascrizione di insufficienza di prove, alcune delle dichiarazioni di Lotti. Presidente, ecco allora, fino al 20 settembre, la 128 dove l'aveva? Lotti, l'ho tenuta ferma nel cantiere dove lavoravo da Scherma Roberto. L'ho tenuta ferma fino al 20 settembre. Ma da quando? Da quando? Poteva essere anche dal 9 settembre fino al 20, ci sono 10 giorni, 11 giorni. Potevano essere quegli 11 giorni lì che era ferma lì. No? È una macchina che era a fine vita, si poteva guastare da un giorno all'altro. Lotti, il 128 è rimasto, però lei era una macchina bella e finita, non andava più. E allora l'ha messi ferma lì. Non so il tempo quanto l'è stata ferma, sempre il 128, il primo. Quanto tempo è stata ferma? Ma da quando? È stata ferma di un mese e mezzo, 2, come hanno detto gli Scherma, ma da quando? Presidente, e la macchina, la 128, l'ha usata fino al 20 settembre o no? Lotti, no, non l'ho usata per... qui, no, questo no sembrerebbe che, secondo Michael Chivers, sembrerebbe che fosse riferito che non l'ha usata fino al 20 settembre. Però, da quando non l'ha usata fino al 20 settembre? Ecco, la 128, fino a quando l'ha usata? Il preciso non me lo ricordo, fino a quando, però non andava quasi più, e allora la misi ferma lì, l'ho messa. Sì, ma quando l'ha messa lì? Presidente, va bene, non andava quasi più, l'ha usata dei giorni prima, 15 giorni prima. Qui c'è nella trascrizione un intreccio tra quello che dice il Presidente e quello che dice Lotti. Io leggo prima l'intreccio. Va bene, non andava quasi più, l'ha usata dei giorni prima, 15 giorni prima, puntini puntini. Lotti, no, qualche giorno, puntini puntini. Presidente, riprendendo il suo discorso. Un mese prima, 2 mesi prima, Lotti, riprendendo il suo discorso. Giù per lì. Letto come si deve leggere. Presidente, non andava quasi più,
l'ha usata dei giorni prima, 15 giorni prima, un mese prima, 2 mesi prima, Lotti. No, qualche giorno, giù per lì. Insomma, Lotti dice, non l'ho usata per qualche giorno. Mi sembra evidente che Lotti sta dicendo che non l'ha usata per qualche giorno. Presidente, ho capito, il 20 settembre, ma parlo prima del 20 settembre. Lei dice, l'ha lasciata lì, ma per quanto tempo l'ha lasciata lì? Ma non mi ricordo mica di preciso quante. Ferma lì, può darsi ci sia stata un mese o più. Sì, ma da quando? Da quando? A questo punto Michael Chivers riprende e scrive: cambierà versione e farà marcia indietro dopo la bagarre che si era scatenata in aula, perché a quel punto il processo poteva dirsi finito. Ma quale versione cambia? Cioè, questa non è una versione differente da quella che aveva detto nella sua prima dichiarazione spontanea. Io non ci trovo niente che possa dire che quella macchina era ferma lì al 20 settembre già da 2 o 3 mesi precedenti. Infatti, anche Filastò approfittò di questo scambio tra Lotti e il presidente, dove c'erano, diciamo così, queste frasi che potevano capirsi poco, no? E Lotti ha detto in questo momento il signor Lotti, il quale sta dicendo, secondo me, per la prima volta la verità. Sì, ma cioè, questi, diciamo, mezzi giusti, legittimi da avvocato, sono da avvocato, cioè servono per cercare di dimostrare l'innocenza del proprio assistito, che poi secondo me non era questo il modo di dimostrarla, infatti Vanni fu condannato. Ma non è il modo per raggiungere la verità, non è che si può, Lotti che parlava in modo così smozzicato, andargli a pescare qualche frase di quelle che lui sembrava aver detto per dire no, ha detto una cosa, poi ne ha detta un'altra. Ma a scanso di equivoci è bene ascoltare l'audio originale in cui è contenuto questo scambio che lo spettatore ha riportato sotto il suo intervento. Sentiamolo. Allora, a questo punto la Corte, avvalendosi sui poteri di cui articolo 507, ammette l'interrogatorio del Lotti, la Corte è già informata di tutto, sul punto dell'uso e acquisto delle 2 macchine 128 rossa coupé 124 blu. Allora, Lotti, lei ha facoltà di non rispondere a questo punto. Bene? Se risponde per bene. Allora, si tratta di questo. Lei ha acquistato la macchina 128 nell'83 e l'ha tenuta fino all'86. Sì. Dice lei fino a quando? Quando ha Sì, l'assicurazione c'era la macchina, il 128, però dopo che la macchina non andava più l'ho messa ferma. Come l'assicurazione porta a data il 20 settembre, lei cosa dice? Che il 20 settembre aveva lasciato la 128 per prendere la 124? Sì. È così? Sì. Allora, fino al 20 settembre la 128 dove l'aveva? L'ho tenuta ferma nel cantiere dove lavoravo da Schemma Roberto. La teneva ferma nel cantiere? Perché io sono preciso delle cose, ci ho lavorato 16 anni. No, aspetta, lei deve lasciare i commenti, deve ascoltare me. Io ti avevo preciso quello. No, e invece parla, deve ascoltare me. Allora, il 20 di settembre lei ha monturato la polizza, va bene? Sì, quanto ci vuole un giorno? Sì, ci vuole un giorno o 2 per rigirarla. E la macchina 128 l'ha usata fino al 20 settembre o no? No, non l'ho usata per... E fino a quando l'ha usata questa macchina? No, perché avevo belle deciso di prendere quell'altra macchina. La 128 fino a quando l'ha usata? Il preciso non mi ricordo fino a quando, però non andava quasi più, allora l'ha messa ferma lì. L'ho messa ferma. L'ha usata 10 giorni prima? No, qualche giorno giù per lì dentro e basta, perché l'assicurazione l'avevo girata a quell'altra. Un giorno l'abbia girato senza assicurazione lì dentro. Ho capito il 20 settembre, ma parla di prima del 20 settembre. Sì. Lei dice l'ha lasciata lì, ma per quanto tempo l'ha lasciata lì? Non mi ricordo mio, è preciso anche, ferma lì. Forse sia stato un mese o più. Sì, vabbè, no, è troppo facile, signor pubblico ministero. Ha detto ora.
ha detto in questo momento il signor Lotti, il quale sta dicendo, secondo me per la prima volta, la verità, che la macchina è rimasta ferma almeno un mese, vero? Ma io ho detto, il preciso non lo so, preciso, se è un mese o più. No. Questo che sì. Ora io direi a questo punto, dopo aver sentito l'audio originale, ognuno si faccia le proprie idee. No, l'idea che mi sono fatto io l'ho già detta, secondo me Lotti la verità l'aveva detta in primo grado. Quella macchina 124 blu, lui l'aveva ritirata il 20 settembre, bollata, assicurata e compagnia bella, e prima di quella data quella macchina non si sa bene che cosa aveva fatto. Beh, a questo punto diventa obbligatorio farsi una domanda che credo i miei spettatori mi farebbero comunque. Perché in secondo grado, quando venne fuori questo certificato di voltura che Lotti, a mio giudizio, di cui Lotti non sapeva nulla, lui non disse la verità? Poteva dire, ma io questo certificato non l'ho mai visto, cioè non ne so niente. Perché questo a cosa avrebbe comportato? Avrebbe comportato che si sarebbe andati alla ricerca del perché di questa situazione. Allora Lotti aveva come comportamento istintivo, proprio istintivo, quello di non dire mai più di quello che gli conveniva dire, che doveva dire, che gli altri si aspettavano che dicesse. Cioè lui voleva arrivare a soddisfare le aspettative degli altri in nome di quello che si aspettava lui. Cioè lui in quel caso cercava di arrivare alla fine del processo con uno sconto di pena, con un congruo sconto di pena. Ma a quel punto andare a dire ma io quella polizza non sapevo niente, comportava che si doveva andare poi a indagare, a chiamare altre persone, Lotti magari doveva essere chiamato ancora a testimoniare. Lui, ripeto, diceva il minimo che doveva dire. Tanti dicono sempre, no, ma perché se Lotti aveva visto quella, perché non ha raccontato questa cosa, perché non ha raccontato quell'altra? Ma non le raccontate perché non gli conveniva raccontarle. Cioè ogni cosa che poteva dire in più era una fonte di pericolo. Cioè lui, ripeto, se vedeva che gli altri erano soddisfatti si fermava lì. Se gli altri chiedevano di più, lui dava quel che gli conveniva dare. Solo in alcuni casi si è lasciato sfuggire qualcosa. Sono pochi casi, ma sono casi significativi su quali magari in un futuro potremo tornare. Per cui, quando Lotti, io credo che questo lo fece in accordo con Bertini, quando Lotti e Bertini si trovarono di fronte a questo certificato e caddero dalle nuvole, secondo me caddero dalle nuvole, cosa gli avrà detto a Bertini a Lotti? Ha detto, ma Lotti, tu lo conosci questo certificato? E Lotti gli avrà detto, io non ne so niente, allora cosa facciamo? Allora i rapporti tra avvocato di Lotti e Lotti non furono mai troppo facili. Abbiamo la prova sulle testimonianze dei due avvocati precedenti, Bertini, che si dimisero. Cioè non era facile la difesa di Lotti, che era sempre schermato dal sistema di protezione. Per cui io non credo che ebbero molto tempo per prepararsi. È dimostrato anche dal fatto che io penso che Bertini avesse avuto l'idea furba di inventare questa storia della macchina 124 che poteva fermarsi ogni tanto, allora Lotti prendeva il 128, ma Lotti non raccolse molto, per cui io credo che non ebbero il tempo di prepararsi bene. Però insomma a quel punto decisero, dice ma cosa facciamo qua? Diciamo che questa polizza tu non l'hai mai vista? E poi cosa succede? Cosa vanno a fare? Chi chiamano? Chi interrogano? Molto più semplice dire la cosa più banale di tutte, io le macchine le usavo tutte e due. Non mi ricordavo preciso, adesso mi ricordo preciso. Cioè, Lotti questa storia del preciso non preciso aveva detto tante volte, una volta in più cosa cambiava. Cioè lui sapeva benissimo, a quel punto lì aveva diverso tempo di esperienza, aveva diverse esperienze per capire come mettere di mezzo gli altri, e cosa che fece e gli riuscì. Cioè, insomma, se si va a vedere i risultati furono favorevoli a Lotti. Come sarebbe andata se lui avesse detto io quella polizza non la conosco? Non si sa, magari ci sarebbero stati supplementi di indagini, sarebbe venuto fuori non so chissà che cosa. Insomma, ripeto, nella sua percezione istintiva del pericolo, Lotti preferì dire tagliar corto, disse le macchine le usavo tutte e due e basta. E questa è la spiegazione secondo me. Siamo arrivati in fondo a questo speciale della macchina rossa di Lotti fatto di 4 video. Io direi che con gli speciali per il momento abbiamo finito. Al prossimo video riprenderemo
la narrazione dell'epopea di Pacciani. Eravamo rimasti alle soglie del processo di primo grado e cominceremo a parlare di quel processo. Vi saluto.